Eccoci qui cari naviganti, proseguiamo nell'analisi delle leggendarie provenienti dal piano di The Brothers War, puntando su una di loro in particolare, seguendo anche il vostro gradimento nelle fasi iniziali degli spoiler di questo corposo set. Un piano che a prima vista non sembrava valorizzare più di tanto il verde, vista la forte presenza di artefatti e costrutti nel piano, e che invece, grazie a diverse stampe specifiche, trova qui una serie di staple molto interessanti, che troveranno sicuramente spazio tra le 99. C'è però una leggendaria che va a sfruttare a piene mani la nuova meccanica a combinare, per andare a proporre un'evoluzione di se stessa che può sulla carta imporsi tra i tavoli del multiplayer, con un potenziale enorme, persino per gli standard di questo potente colore. Questa volta vi parleremo di Titania, Voice of Gea. Siamo al cospetto di una delle poche creature in questo set che presenta, abbinata a un altro permanente, l'abilità combinare, offrendoci un'evoluzione molto interessante, sia in termini di potenziale, sia di mere statistiche, in un colore che punta molto su creature grosse e possenti. Ma andiamo con ordine, analizzando le loro rispettive caratteristiche. Iniziamo da Titania, Voice of Gea, che con 3 mana, uno generico e 2 verdi, abbiamo un elementale, con forza 3 costituzione 4, raggiungere, e 2 abilità, di cui una espressamente dedicata alla sua combinazione. Nella prima abilità abbiamo, ogni qualvolta una o più carte terra vengono messe nel tuo cimitero da qualsiasi zona, guadagni 2 punti vita. Mentre nella seconda c'è, all'inizio del tuo mantenimento, se ci sono 4 o più carte terra nel tuo cimitero e possiedi e controlli Titania, Voice of Gea e una terra chiamata Argot, Sanctum of Nature, esiliale, poi combinare in Titania, Gea Incarnate. Passiamo ora a Argot, Sanctum of Nature, che è una terra che si tappa per un mana verde e che presenta 2 abilità, indipendenti rispetto a quanto proposto da Titania, Voice of Gea. La sua prima abilità recita Argot, Sanctum of Nature, entra nel campo di battaglia tappato, a meno che non controlli una creatura leggendaria verde. Nella seconda troviamo paga 2 mana generici e 2 verdi, crea una pedina creatura orso 2/2 verde, poi macina 3 carte, attiva solo come una stregoneria. Infine veniamo alla fusione, Titania, Gea Incarnate, per una creatura leggendaria che ha un'identità colore verde, per un avatar elementale con forza e costituzione non indicata, cautela, raggiungere, travolgere, rapidità e ben 3 abilità, di cui una necessaria per definire la forza e la costituzione di questa creatura. La prima abilità dice: la forza e la costituzione di Titania, Gea Incarnate sono pari al numero di terre che controlli. Nella seconda abbiamo, quando Titania, Gea Incarnate entra nel campo di battaglia, rimetti in campo di battaglia tappate tutte le carte terra dal tuo cimitero. Infine nella terza c'è, paga 3 mana generici 1 verde, metti 4 segnalini +1/+1 su una terra bersaglio che controlli, diventa una creatura elementale 0/0 con rapidità, e ancora una terra. Se il nostro comandante e la terra non presentano singolarmente delle abilità dirompenti, almeno rispetto agli standard offerti dai permanenti presenti in questo color pie, la loro combinazione offre un potenziale enorme, anche solo dal punto di vista dei land drop garantiti con il suo arrivo in campo. Certo, ci scopriamo il fianco a dei 1/2 piuttosto brutti, se non riusciremo a proteggere al meglio la nostra golosa trasformazione, ma se il piano è solo quello di avere decine di terre in campo in fretta, per le solite chiusure nel verde, questa strategia potrebbe anche dare i suoi frutti. E considerando che parliamo di uno degli elementali più potenti mai comparsi tra i piani della lore di Magic, potrete stare certi che anche questa nuova incarnazione potrà dire la sua, se opportunamente supportata. Se vogliamo puntare a sfruttare appieno tutto il potenziale Titania, Voice of Gea, che grazie ad Argot, Sanctum of Nature ed alcune semplici condizioni si può trasformare in Titania, Gea Incarnate, per un value assurdo in campo, è chiaro che dobbiamo usare di tutto quello che il verde ci può offrire. Di certo non ci mancano gli elementi per scavare nel grimorio, a partire da carte come Augur Autumn, primo esempio di una serie di enable che farà crescere il vantaggio in campo, così da castare con profitto non solo il generale, ma tutti i ciccioni che potremo schierare tra le 99. Sul fronte del mana poi, tra mana d'orc come l'Annual Elves ed enabler come Priest of Titania, che valorizza la sempreverde tribe degli elfi, abbiamo molte possibilità di castare in fretta non solo il comandante, ma le tanto staple presenti in questo color pie. Non solo con le creature potremo accrescere le mana in campo, basti pensare a Cultivate, Exploration e Utopia Sprawl per avere un boost di terre sin dai primi turni, dando sostanza alla nostra azione che necessiterà sempre di molto mana per funzionare al meglio. Per trovare la nostra Argot, Sanctum of Nature ci doteremo di diversi tutori specifici per le terre come Crop Rotation o Expedition Map, così da garantirci la trasformazione del nostro comandante, ma anche qualche terra nel cimitero per soddisfare i vincoli per la sua fusione. Bersagli papabili per queste carte ne potremo avere a molti altri, pensiamo a Nykthos, Shrine to Nyx o a Field of the Dead. Insomma, un piano di gioco che valorizzi le terre non sarà difficile e a breve una chiusura vincente sarà portata di mano in un baleno. Visti i vantaggi che il Color Pie e la nostra Titania Voice of Gea forniscono, è bene puntare a incrementare il numero di terre in campo e nel cimitero in fretta, così da ottenere il massimo da quello che abbiamo nella zona di comando e tra le 99.
Non possono mancare i Mana Dork, tra Arbor Elf, Elvish Mystic e Firano Elves, utili sia per fare massa critica in campo, sia per dare mana in fretta per accrescere velocemente il nostro predominio rispetto al resto del party. Abbiamo poi diverse opzioni tra Curse of Knufix, Tireless Previsioner e Tireless Tracker per avvantaggiarci grazie alle terre, così da avere più carte degli avversari grazie a meccaniche come Landfall, abusabili grazie a tutte quelle meccaniche presenti nel nostro color pie. Anche sul fronte del mana, con Lotus Cobra, Borderless Realms e la nuova Staff of Titania o Gaea's Cradle, non ci mancheranno gli strumenti per incrementare di molto quello che potremo mettere in gioco, sin dai primi turni, soprattutto se vogliamo giocare carte dal forte impatto prima del previsto. Il Veldre inoltre sta diventando uno dei colori di riferimento per i tutori, sia per le terre, con Elvish Reclaimer, Cura the Boundless Sky e Ulvar l'Hydra, sia per le creature, così da dare la giusta consistenza alle nostre giocate, o anche solo alla trasformazione del nostro comandante. Tra Woodland Bellower, Green Sun Zenith, Natural Order e Survival the Fistist abbiamo moltissime opzioni per assicurarci pezzi migliori in mano o in campo, prima che i nostri avversari se ne possano rendere conto, a dispetto dell'unico colore a disposizione. E visto che una parte dei nostri vantaggi passa dalla presenza di terre nel cimitero, tanto vale sfruttarne a dovere il potenziale, con Eternal Witness, Multani, Yavamaya's Avatar, Runamao Excavator, Thalamus Witness e Crucible Words. Avremo modo di avere un'estensione nella mano puntando a quest'area di gioco, spesso abusata da altri colori. Inoltre, grazie alla meccanica Dredge, con carte come Golgari Grave Troll, Life of Melom e Moltervin Clock, il Grave diventerà il centro del nostro piano di gioco principale, tra cui trarre il massimo profitto, sia per trasformare il comandante, sia per dare solidità alle nostre chiusure. Su questo fronte non ci mancheranno poi le opzioni tra Creator of Behemoth e Final of Devastation. Basterà solo avere molto mana da investire, ma questo, grazie alle molte tech fin qui descritte, non sarà mai un problema, potendo così annichilire tutto il party in un unico possente attacco. Restano anche possibili chiusure ad effetto attraverso alcune terre speciali, come Dark Depths, in combinazione con Vestian Stage e Vesuva, ma questo dipenderà molto dal contesto di gioco da affrontare e da cosa sarà al centro della nostra lista. Di certo i tutori per le terre e le varie tech ipotizzabili potranno sfruttare tante scelte su questo fronte, tra Glacial Chasm, Rogue Passage, Urza Saga, visto che abbiamo alla fine un solo colore, e non ci creerà certo difficoltà inserire molte terre di questo tipo nella nostra mana base. Poi da quando c'è Yavimaya, Cradle of Growth, avere mana verde non sarà più un problema, quindi potremo tranquillamente sfruttare quest'area della lista al meglio, infarcendola di tutto il meglio che il formato ci può offrire. Se Titania Voice of Gaia da un lato non ci offre enormi vantaggi sin da subito, la sua trasformazione in Titania Gaea's Incarnate potrebbe diventare un ariete schiacciasassi, vista anche tutte le keyword che porta in dote, quindi non sarebbe male puntare a un piano Voltron per annichilire un avversario scomodo in un sol colpo. Di certo con Wrenn 7 e Beastart Giant non ci faremo mancare elementi in campo oltre a effetti per accrescere il numero di terre, quindi un piano d'attacco a suon di ciccioni a supporto del generale ingrossato ci potrà fare comunque comodo. Questo nei fatti è il colore delle creature possenti, ma non mancano chicche come Questing Beast e l'Ire of the Hydra, flessibili ed economiche al punto giusto per contrastare, già nei primi turni, mazzi che puntano a mettere in fretta in campo creature piccole ma fastidiose. Anche noi, dal canto nostro, con Greensleever, Maro Sorcerer e Titania Protector Argot, potremo ambire un piano token, ma questo dipende molto da quali sono gli avversari da affrontare e se non è meglio scegliere un approccio che soffra meno di vratte globali, spesso molto presenti nel formato. Di certo una creatura come Ashaya, Soul of the Wild, vista la tendenza a mettere molte terre in campo, potrebbe essere una valida alternativa se vogliamo avere sempre un bittante di peso così da annichilire, anche con un singolo attacco, l'avversario più problematico in quel momento. Ci sono poi un paio di viandanti, Nissa Who Shakes the World e Nissa Worldwalker, che hanno la capacità di trasformare le nostre terre in creature elementali, così da proporre sempre un bittante ostico all'improvviso, riuscendo così a incidere in ogni occasione sui punti vita dei nemici. In questo modo carte come Blackblade Reforged, Shadowspear e Word of the Animist hanno sempre modo di risultare utili alla causa, brandite dalla creatura di turno o dal generale nella sua versione originale, o meglio ancora in quella enormemente potenziata. Indipendentemente dall'approccio che vorrete dare al mazzo, strumenti di card advantage come The Greater Good, Shamanic Revelation o Skullclamp saranno sempre ben accetti, così da non finire mai la benzina nonostante avremo sempre molto mana su cui contare. Forse offriremo un po' sul fronte delle rimozioni, ma qualche opzione tra Magalord, Outlaw Liberator, Nature's Claim, Carry Transformation e Bojuka the Endurance con il tempo si è accumulato in questo colore, dandoci qualche mezzo in più per contrastare le carte più problematiche. Di certo non potremo restare a digiuno di qualche protezione, come Heroic Intervention, Lighting Greaves e Sweeted Boots, visto che andremo a proporre minacce sempre più opprimenti, che è un bene salvaguardare se non vogliamo vanificare i nostri sforzi per conquistare qualche vittoria.
Le opzioni a cui possiamo accedere con Titania Voice of Gea sono veramente moltissime, così come i piani di gioco possibile, anche senza la sua trasformazione completa, visto quanto potenziale offre il verde, colore sempre ben supportato dalla casa madre. Persino ultimamente, con carte come Root Path Purifier, potremo garantirci la massima efficacia nel tutorare anche terre speciali con gli strumenti tradizionali per cercare foreste, a tutto vantaggio della nostra azione, garantendoci non solo la conversione del comandante, ma tante tech in più da questo comparto del mazzo. La Mechanical Landfall poi ci offre perle come Skewed Swarm, che può arrivare a produrre dal nulla così tanti bittanti da asfaltare anche tutto il party senza necessariamente scomandare il generale o chissà quale payoff, semplicemente abusando dei land drop come solo il verde sa fare. Se poi ci piace l'idea di utilizzare al meglio Titania's Gaze Incarnate, Blade of the Slaves potrebbe essere un'ottima opzione per proporre a tutto il party il nostro generale con gli steroidi, per una chiusura di danni da comandante in un unico potente attacco. E visto che non ci mancheranno gli effetti life gain proposti dal comandante, Druid Class potrebbe essere un ottimo backup, così da avere sempre molte vite con cui contrastare gli assalti dei nemici o banalmente sfruttare gli strumenti che abusano dei nostri punti vita. Una nuova aggiunta di Titania's Command potrebbe arricchire il parco delle magie di peso, tra l'altro proponendosi come uno strumento flessibile, anche solo per tutorare 2 terre speciali, per dare sostanza alle meccaniche legate a questa sezione del mazzo, che come abbiamo visto può offrire molto al nostro game plan. Infine, l'ultima chicca di questo set, Awaken the Woods, se ben caricata ci può donare così tanti vantaggi da risultare un'inclusione imprescindibile in questo color pie, come se di staple nel verde non ce ne fossero già tantissime su cui contare per abusare del mana a disposizione. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante, anche rispetto al colore a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo elementale. Nonostante abbiamo un solo colore a disposizione, possiamo fregiarci di un sacco di carte e meccaniche interessanti su cui puntare, per la costruzione di una nostra lista, sia sfruttando il generale, sia le molte staple tra ciccioni, tutori ed effetti, da non farci rimpiangere la mana base semplificata. Anzi, l'idea poi di avere una nuova versione potenziata del generale grazie all'abilità Meld, senza troppi vincoli, può avere un che di epico per le vostre partite, anche se ci espone alle rimozioni avversari che possono colpire il nostro elementale con gli steroidi. Inoltre, visto che il comandante non presenta particolari vincoli, potremo costruire diverse build con facilità, per una flessibilità sia sul fronte del budget sia delle strategie, per un archetipo sempre nuovo, con cambi mirati che non andranno a stravolgere il core del mazzo. Se alcuni vantaggi sono indubbi, il gameplay principale punterà a mettere in campo diversi permanenti, mostrando al fianco le rimozioni globali che potrebbero fare capolino molto spesso, rovinando l'esperienza di gioco in più di un'occasione. Con le tante opzioni presenti nel nostro color pie potremo avere qualche problema ad ottimizzare le scelte da inserire nel mazzo, ingolositi dagli effetti di ramp ed alcune strategie che richiedono molto mana, non sempre ottenibili a priori, rischiando di elevare troppo la curva senza poi riuscire a incidere durante le partite. Infine, visto che quasi sempre passeremo dalle combat per vincere, potremo risultare prevedibili per i nostri avversari, quindi è bene provare a diversificare qualcuna delle nostre chiusure, magari con qualche combo, che anche in questo colore è possibile attuare con profitto per spiazzare i nostri avversari. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto alla nostra Titania Voice of Gea, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, anche rispetto ai vari test che abbiamo condotto intorno a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 8, non tanto per la bontà intrinseca del generale o della sua trasformazione, piuttosto per la mancanza di vera innovazione rispetto alle tante leggendarie che in questo color pie permettono build più intriganti da costruire. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.